Oggi un nuovo episodio del podcast con Tim Blondiretti. Buonasera e buongiorno, dipende da quando esce questo videazzo. Allora, sono di nuovo solo e l'argomentazione sarà un po' tech, diciamo. Parlerò di hardware. Hardware vuol dire componentistica e in questo caso di computer. Allora, voglio dare l'informazione che a me i computer mi erano sempre piaciuti già da quando ero adolescente nel 94, quindi ho seguito molto attentamente l'evoluzione. Con il primo computer c'erano giusto i primi Windows, però si lavorava ancora parecchio in DOS e non tutti capiranno, comunque quelli della mia età, diciamo dagli anni 70 in giù capiranno. E in pratica i computer una volta non è che accendevi, c'era Windows così come c'è adesso. Una volta ti accendevi, ti uno schermo nero e ti devi scrivere in quale directory andare, far partire un programma che lo facevi partire direttamente da DOS. Poi cosa è arrivato? È subentrato Windows negli anni 90 e ovviamente poi con Windows non devi più gestire una cosa solo a scrittura, quindi è subentrato anche il mouse, il famoso mouse, che è l'unica cosa che è rimasta oltre alla tastiera invariata negli anni, perché era una cosa molto più comoda. E ovviamente io ero partito con un 486, che il 486 minchia erano gli albori, diciamo, dei primi computer che si riusciva a fare qualcosa, diciamo qualcosa di carino, tipo stampare in multicolore, cioè vedere già i colori sul monitor, che prima vedevi poi diciamo, negli anni è subentrato Windows 95, poi ho cominciato proprio veramente, mi informavo sui prezzi delle cose, vedevo l'Intel, che all'epoca c'era l'Intel, cominciava anche la AMD e anche il Cyrix, che c'era un altro tipo erano tre processori che andavano sulla stessa piastra madre. E la piastra madre in pratica è la scheda principale dove viene connesso tutto: memoria, hard disk, processore, poi varie schede di espansione che possono essere schede video, il computer è una macchina che puoi espandere come cacchio vuoi in base all'utilizzo che vuoi fare. Te ci metti la scheda diciamo la schedina e le schede figlie, che possono essere schede video o altri tipi di schede. E appunto all'epoca mi era appassionato talmente tanto, perché infatti all'epoca facevo geometri, ma ero molto interessato a fare tipo l'indirizzo di informatica o addirittura robotica, che se avessi continuato magari adesso con la robotica, cazzo, adesso tutti sono con i robots. E essere ingegnere di robotica a quest'ora, magari ero all'università di Boston, sai che Boston Robots, quella roba lì, o giù in Cina no, non ha bisogno, però se avevo qualche idea, e mi allettava molto la cosa, forse anche perché ero un fan di Terminator, sai, delle macchine che si muovevano da sole, autonome, e la cosa mi ha molto attizzato, cioè mi ha molto preso, vabbè. E comunque negli anni i computer, diciamo, all'epoca quando ero ragazzetto, io me li costruivo. Allora, il primo me l'aveva comprato mio papà, perché lui aveva la ditta, quindi se l'ho comprato, però notavo che era un prezzo molto alto per quello che poi facevi. È inutile che ti compravi un computer che poi avevi tipo 30 programmi che poi ne usavi uno. Allora ho visto che se uno si comprava i pezzi per i fatti suoi, ti assemblavi quello che volevi, ci installavi giusto il programma del sistema operativo Windows, quello che era, e basta, e spendevi un terzo, però avevi una macchina molto più potente, avevi una macchina che, diciamo, erano soldi ben investiti a mio avviso. E io lo facevo sia per me, che l'avevo fatto anche per degli amici, gli avevo costruito dei computer. Poi vabbè, gli anni sono passati e, diciamo, negli anni ne avrò riassemblati tipo dopo gli anni 90. L'ultimo che avevo fatto nel 97-98, poi l'avevo venduto, che mi ero preso un laptop, un notebook, e uno di quelli ancora con lettore CD che entra laterale,
che adesso i CD non li vedete manco più. Io all'epoca nel 96 cominciavo a masterizzare i primi CD audio, i lettori 2x, cioè masterizzavano al doppio della velocità, cioè per fare magari delle piccole compilation, diciamo, audio. Era appagantissimo, perché ti facevi il tuo primo CD, te l'ascoltavi nel lettore, minchia, erano cose molto 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 fighe, perché avevi questo obiettivo di mettevo a parte i soldini, quelli che li racimolavo, poi compravo il pezzo di hardware che mi interessava, mi informavo il prezzo migliore, andavo giù nei negozi, vedevo, facevo un giro dove abitavo nel paese, nella città, e c'erano tipo 6 o 7 negozietti che vendevano roba informatica. Quindi negli anni ovviamente questi negozi sono spariti praticamente tutti, e adesso fanno solo piccole assistenze, tipo sì, te le assemblano anche, però fanno solo magari se c'è il virus, se non riesci a... che poi io penso all'epoca, quando ti si impiantava su DOS o Windows, erano molto macchinosi, e cacchio, e lì ti ci voleva veramente, dici cazzo, sì, ci vuole uno che ce la sa. Ma adesso i computer sono veramente facilissimi, ma di una facilità per sistemarli che è una cosa, cioè rispetto all'epoca. Adesso te connetti lo spinotto, te lo riconosce subito, invece una volta te connessi lo spinotto, non ti diceva niente, e piglia il CD o il floppy disk e installi il driver, se non ti riconosceva niente. Il famoso plug and play, che è arrivato nel 98 se non sbaglio, le prime chiavette USB, la rivoluzione è stata l'USB, una cosa, e gli MP3 che per quel periodo cominciavano con Napster, con i primi audio MP3, quindi molto molto... E negli anni poi vabbè, ovviamente non era il mio mestiere, quindi diciamo, però ci sono sempre stato un po', ci buttavo l'occhio ogni tanto, e visto comunque l'evoluzione dei processori, che ovviamente adesso rispetto a quelli dell'epoca sono allucinanti, perché ovviamente una volta si rincorreva i megahertz, cioè megahertz vuol dire i giga, la velocità, la frequenza di clock di un processore. Quindi un processore che andava a 200 MHz era più performante di uno che andava a 133. Però adesso ovviamente i megahertz, per chi ci ha fatto attenzione, non andranno mai oltre i 5, massimo 5, forse 6 GHz, perché cominciano ad essere delle frequenze molto alte. E allora cosa hanno fatto? Hanno cominciato a introdurre delle istruzioni supplementari. I primi Pentium facevano tipo le prime istruzioni MMX, se non sbaglio, poi hanno introdotto delle altre, poi vabbè, io dico di Intel perché Intel c'era già all'epoca, poi vabbè, c'è anche AMD. In pratica cosa hanno fatto? Hanno tenuto sempre comunque le frequenze, sono sempre quelle, un po' come le cilindrate dei motori, no? Ci sono i motori, sono sempre stati motori di cilindrata da 900 o da 750, motori 1000, motori 1200, però i motori 1200 di adesso sono fatti in maniera un po' diversa rispetto a quelli, sono molto più, è lo stesso il processore, e quindi un processore magari per ciclo di clock, per un calcolo, per un passaggio, magari un processore da una volta ti faceva una cosa sola, magari questo qua te ne fa 7-8 insieme, oppure anche 20. Poi hanno subentrato una bella idea, perché una volta i processori erano mono, un processore solo. Ci sono stati dei rari casi, secondo me chi le colleziona, chi l'ha messe da parte, secondo me c'ha dei pezzi rarissimi, sono proprio le schede madri con biprocessori, cioè comprai 2 processori e ne attaccavi insieme nella stessa scheda madre, quindi avevi un sistema a 2 processori. C'erano anche quelli a 4, ma cominciava ad essere roba tipo da workstation, da server, da grossa. Invece adesso, per chi magari mastica un po' di più il touch, i nuclei dei processori sono già implementati dentro un processore solo, cioè dentro lo spazio di un processore magari ce ne trovi 20. Adesso c'era uno che avevo visto della AMD, c'era tipo 90 dentro, 90 processori dentro, e quindi quello ti fa oltre a 90 calcoli a botta, diciamo a ciclo di clock, ma ogni processore ha sempre queste istruzioni supplementari, quindi per un ciclo di clock ti fa un calcolo allucinante. E quindi questa è l'evoluzione che hanno sui processori. I supporti, diciamo, le RAM sono passati dai megabyte, insomma, finiti ai gigabyte. Una volta avevi tipo 8 megabyte di RAM, dici che cazzo, che roba. Invece adesso almeno devi avere 16 gigabyte, cioè,
per chi mastica il tè, in pratica il giga sono 1000 megabyte, quindi per capire il peso del software, perché ovviamente adesso il software lo vedi molto molto bene e quindi hai bisogno di più risorsa per far girare anche i filmati in HD o 4K, addirittura anche 4K, cioè l'hardware segue comunque il software. E mi ricordo che c'erano i primi processori che erano già pronti per il codice a 64 bit, perché Windows lavorava a 32 bit. Poi c'è stato il salto a 64 bit che in pratica migliorava di brutto la faccia. Adesso sono tutti 64 bit, però c'è stato quel passaggio, momento da 32 a 64. Infatti i nuovi Windows sono già tutti 64, però mi sembra fino a dopo Windows XP hanno cominciato a implementare di più il codice 64 bit. I supporti di memoria, i floppy disk sono spariti quasi subito, perché poi sono arrivati i CD, da CD si è passati ai DVD, poi si è passati ai Blu-ray, adesso sono spariti anche quelli perché si vede anche un po' come il discorso dei filmati, no? Adesso una volta c'era, capito, i filmati li noleggiavi perché ovviamente l'internet era quello che era, e te quando ti costava scaricarti un film o vederti un film, cioè assolutamente film in streaming, e quindi andavi a comprarti il DVD, che ovviamente il DVD rispetto alle videocassette era come vedere, cioè, uno specchio rispetto a un coso sporco, come vedere adesso tipo un 4K rispetto allora, se volete andare a vedere tipo un film del 2002 e già erano DVD, si vedevano già bene, vedete già la differenza, come siete già i vostri occhi sono già abituati a vedere una cosa, dici cazzo, che cazzo è sto schifo qua, ecco, noi invece, per noi dice cazzo come era pulito rispetto alle videocassette, capito, ai frame, cioè nel senso allo strusciamento del nastro, cioè il discorso degli hard disk. Ovviamente gli hard disk anche questi sono diventati esponenzialmente più grandi, ovviamente, come ripeto, con tutte le risorse, si è passati dai disco, che ovviamente il disco cos'è? Un dischetto che gira dentro, però la menata del disco che è un elemento in rotazione, quindi può anche avere degli errori, a volte si possono rompere, si rompono molto più facilmente. E sono arrivati i primi dischi a stato solido, che mi ricordo 2015-2016 sono comparsi i primi, ma avevano dei costi allucinanti, però avevano un passaggio di dati molto molto più alto. Si è passato da un sistema all'altro. Vabbè, ovviamente i connettori dei vecchi hard disk erano delle piattine molto larghe, il famoso IDE, poi è diventato IDE 66 perché era 66, poi IDE 100, poi è arrivato il nuovo SATA 1, SATA 2, SATA 3, 1, 2, 3 stella e poi adesso c'è il nuovo formato M2, che in pratica è una schedina, una piccola schedina che te la attacchi direttamente sulla scheda madre, e ci sono schede madre che siano addirittura due. Infatti quello che ho comprato ultimamente c'ha doppia entrata, perché ormai si sta eliminando tutto il sistema disco, perché il disco ovviamente con un sistema disco c'hai 6 GB di trasmissione, queste qua invece vai a 7000 e passa mega sia di lettura che cioè, lo vedi da come carichi i programmi, è tutto come segue il software. Ovviamente è un software molto pesante, vedi le cose molto belle. Se usi un hard disk vecchio ci mette 3 ore a caricare, perché deve caricare un sacco di roba, e quindi automaticamente ci vuole un hard disk che carica un sacco di roba molto velocemente. E l'ultimo computer che ho preso, allora 2 anni fa me ne ero comprato uno già assemblato, quelli che compri così, poi mi è subentrata la voglia di fare un qualcosa di più performante, e allora non ho costruito il mio ultimo che ho costruito. Adesso è un Pentium, un i5, 14ª generazione, quindi sono già la generazione attuale. E ho preso la scheda madre già wifi, quindi sai doveva essere wifi e non ce l'hai, quindi era già nativa, se non ti tocca prendere la schedina di amplificatore, a meno che non c'è una scheda di rete. E quindi poi ho preso anche una scheda video come si deve, perché a me bisogna fare anche delle cose come si deve, che stiamo facendo anche adesso. Quindi adesso mi mancano pochi secondi. Spero che vi sia piaciuto il mio intrattenimento e vi saluto. Wow.